Ciao ragazzi e bentornati, andiamo avanti a parlare di macchinette, andiamo avanti a parlare di penne e andiamo avanti a parlare di wireless, perché è l'anno del wireless e delle penne wireless e più precisamente sto parlando della CNC UI o UE che a dir si voglia, ma prima... Così è come si presenta la CNC UI. Scatola in cartone, la andiamo ad aprire e dentro troviamo il libretto delle istruzioni e qua troviamo la macchinetta, due batterie, una, due, e qua troviamo la macchinetta. Sotto la scatola troviamo un'altra scatola e dentro abbiamo il cavetto di ricarica per le batterie di tipo USB tipo C, degli O-ring e una brugola. Le batterie hanno una leggenda che ci indica il voltaggio e la carica della batteria e qua abbiamo un LED, pulsante per accenderla, pulsante meno e pulsante più. L'attacco C per caricare la batteria, la macchinetta ha i pin per attaccare appunto la batteria, l'O-ring e qua dentro abbiamo nella prima parte il motore. Tra l'altro filetto davvero fine, davvero fatto bene, la macchina non balla, non ciocca, sembra un buon filetto, la costruzione sembra fatta molto bene come per la sorella che abbiamo appena visto. Qua abbiamo i gradi che ci indicano l'escursione del lago, ovvero di quanto esce l'ago. Da 0 a 1 mm, 2 mm fino a 4 mm. E qua dentro abbiamo le sfere che ci bloccano l'escursione del lago. Si è svilito tutto il grip nella seconda parte. Troviamo il filetto che avvita tutto il grip e il filetto più grosso, questo qua grosso, che è quello che ci fa scendere o salire l'escursione del nostro ago. Anche qua filetto super fine, anche dentro, fatto davvero bene, ha tantissimi giri, quindi la macchinetta davvero non balla, non si muove. E una volta riavvitato tutto, basta tornare indietro e io ho ancora i miei scatti. E queste nuove macchine hanno un sistema intelligente, ovvero non hanno più il grip come le prime macchine che scende e quando copro la mia macchina poi la macchina si espone e io la inquino e io posso inquinarla, ma qua il grip resta attaccato e gira solo la punta, è la punta che esce e rientra dentro. Quindi io posso impacchettarla bene fin qua e posso muovere ancora la mia macchina. Questo è super intelligente. Macchinetta davvero piccolissima, la batteria va su a calamita. Basta appoggiarla e si attacca. La macchinetta sembra grossa ma non lo è perché è molto fine, la parte sopra è molto fine, il grip è un grip classico ma la macchina sopra è molto fine. Il grip misura quasi 32 e la macchina è lunga 140 mm e lo spessore in alto è di solo 1,8 cm. La costruzione oltretutto sembra davvero fatta bene, sembra un materiale davvero solido. È vero che CNC è cinese, ma la costruzione sembra davvero solida di questa macchinetta. Non balla, sembra davvero costruita bene. La andiamo ad accendere, teniamo premuto. Questo LED ci indica il voltaggio, più forse in camera non si vedono bene gli step del LED che cambia, ma fidatevi che dal vivo si vedono molto bene. Lei ha 13 step, dimenticavo, la batteria pesa 37 grammi e la macchinetta intera pesa 176 grammi. Per spegnere basta tenere premuto qua. Un'altra cosa intelligente di questa macchina è che noi vediamo il voltaggio della macchina e dopo un po' ci appare anche lo stato di carica della batteria, in questo caso verde. La vado a provare su una pelle sintetica, le tacche dell'escursione sono effettive perché così sono a 0
e girando questo arrivo fino a 4 mm. Questa era la CNC Wii da vicino e ora vi dico che cosa ne penso. Allora, non ho molto da dire di questa macchina, se non che, a parte che sul libretto c'è scritto lo stato della batteria, cosa coincide, il verde, il giallo, il rosso, ovvero al 100% è verde, man mano che diventa arancio al 40%, al rosso è a 0. La macchinetta costa più o meno $300 sul loro sito, a volte la trovate anche su Amazon, ma qua sotto vi lascio il link dove poter acquistare questa macchinetta ad oggi. La macchinetta si ricarica in 1 ora e mezza, ok, è un tempo buono. Sul sito scrivono che va dalle 3 alle 6 ore in base al voltaggio e in base alla cartuccia, ovvero in base al numero di aghi che ha la cartuccia, più farà pressione sulla pelle, più il motore consumerà corrente, quindi in base a quanto è grosso l'ago e a quale voltaggio andiamo, lei dura di più o di meno. Io l'ho provata qualche giorno e lei mi ha tirato più o meno 6 ore. Adesso non mi ricordo se erano aghi grossi o piccoli, ma facendo real ho mixato comunque gli aghi, quindi sono andato da molto piccolo, comunque grosso, a un 13 magnum, a un 15. Lei dura all'incirca 6 ore, ok? Quindi durata della batteria, contando che io posso staccarla e mettere l'altra, super comodo. La cosa bella è che noi possiamo imbustare tutta la nostra macchinetta, ok? E quando si scarica basterà scorrere un po' con la nostra pellicola, staccare questa, montargli l'altra e riavvolgere il nostro coprimacchina. Quindi anche il cambio della batteria è super comodo, super comodo. La macchinetta è fatta bene, cioè è cinese, è vero, costa non eccessivamente, costa abbastanza poco perché è una macchinetta wireless a $300, che più o meno saranno anche sulle 300 euro, ora non mi ricordo in euro quanto viene, ma comunque costa poco. Per come è fatta, per la fattura, per la batteria inclusa, è fatta bene. L'unica nota dolente che io non amo molto nelle macchinette è la batteria integrata che ci obbliga a prendere la sua batteria, sarebbe meglio avere delle batterie ricaricabili, ma comunque in questo caso per il prezzo che ha va benissimo comunque questa e ne abbiamo comunque due. Il resto è fatto bene, anche il feeling che si ha con la rotella, con tutto, sembra fatto bene. Questa macchinetta dove ce la vedo bene? Macchinetta che non vibra assolutamente, fa un po' di rumore ma vibra davvero poco, ce la vedo bene soprattutto nei lavori real o quelli velati, perché lei, anche se alziamo tantissimo i volt, è molto morbida, è potente, butta giù gli aghi anche grossi, ma è molto morbida. A differenza della sorella che era un bel trapano, questa invece è molto soffice, dovuto anche al fatto che la sorella ha un motore con una barra dentro fissa, questa ha il sistema con le rotelle che vi avevo già detto. Questo sistema qua con la rotella rende la macchina molto più morbida, mentre la sorella che montava un'asta fissata al motore picchiettava molto di più. Quindi questa è potente, il motore non si ferma anche con aghi grossi, ma è molto morbida, anche se alziamo i volt lei è molto morbida. Quindi per le linee così, per il colore pieno va molto bene, per le sfumature va molto bene e ora vi dico anche un'altra cosa, per le velate è una bomba perché è molto morbida, è molto leggera, si riesce a tenere in mano bene, se fai real o lavori velati questa è un'ottima macchina. Per le sfumature è quella macchinetta, la sensazione che ho avuto io è quella macchinetta che ti permette in quelle zone dove con le altre macchinette si gratta sempre, quindi quelle zone un po' sottili dove non si riesce a velare, dove si segna sempre col grigio, si vedono le grattate, tipo la tibia, tipo l'interno del braccio, quelle zone un po' ossute, dove con le macchinette normali, con escursioni alte, si tende a grattare sempre, è molto difficile velare in quelle zone, con questa invece riusciamo a velare perfettamente. Con questa macchina è molto difficile grattare, le grattate non vengono bene perché è troppo soffice. Quindi con questa macchina io non riuscirò mai a grattare e a fare l'effetto graffiato. Anche l'effetto graffiato con l'ago da linea, con questa macchina è difficilissimo farlo perché lei è molto velata. Con questa macchina velare è davvero molto comodo, graffiare assolutamente no. Perché lei ricorda un po' la Xion a me, ok? Quella morbidezza forse ancora di più, è proprio morbida. Quindi per chi conosce la Xion e come vela bene, quanto è morbida,
Questa è col funzionamento abbastanza simile all'Axio, dove per me grattare con l'Axion o buttare giù aghi da linea grossi era davvero difficile. Per il resto, per velare e colorare il resto, era molto buona, e questa è molto buona. Questo è quello che vi dovevo dire di questa macchina. Me l'avete chiesto anche in tanti, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Qua sotto vi lascio comunque il link dove andare ad acquistare questa macchinetta. Qua sotto commentate, fatemi sapere se vi trovate bene, se la state provando, se volevate comprarla, tutto quello che volete scrivetemelo qua sotto, così posso rispondere ai vostri dubbi. Ricordatevi di iscrivervi al canale perché è importante per la sua crescita. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!